Ciao ragazzi e benvenuti a questa video recensione della Guild BHM1 del 1984. Come sapete ho questa chitarra da un paio di settimane, però già ne ho colto le caratteristiche, le peculiarità e diciamo anche i segreti di questa prima vera replica ufficiale della Red Special. Vi farò sentire in questa recensione ovviamente come suona, perché purtroppo ho visto che su YouTube non ci sono molti video per apprezzare le sfumature sonore di questo strumento, a parte le esibizioni live di Brian ed il famoso documentario di One Vision dove ci sono i Queen in studio che la registrano. Vi spiegherò la storia di questa replica, illustrandovi le caratteristiche principali, quindi la componentistica che c'è su questo strumento, e inoltre vi dirò quali sono le differenze sui prototipi che ha utilizzato Brian negli anni, quindi buona visione. Dunque facciamo innanzitutto un po' di storia. Come sapete questa è la prima replica ufficiale della Red Special. Precedentemente sulle scene abbiamo visto solo la giapponese Greco, che è stata utilizzata ad esempio sul videoclip A Top of the Pops di Good Old Fashioned Lover Boy, e la John Birch, ovvero la replica, quella di colore chiaro, utilizzata sul videoclip di We Will Rock You, e che poi purtroppo fece una brutta fine perché, come tutti sapete, è stata distrutta da Brian May sul palco. Recentemente poi è stata riassemblata, rimessa a posto e donata nuovamente a Brian May. Dunque veniamo ora alle apparizioni che ha fatto questa replica. Come dicevo all'inizio del video, sicuramente la più famosa è quella del documentario di One Vision, quando la band è riunita in studio per incidere il brano. Ora non si sa se la Guild dell'84 è stata effettivamente usata per l'incisione del brano di qualche parte di esso, o semplicemente a scopo commerciale per farla vedere sul videoclip e durante le prove del brano. È stata utilizzata come backup della Red Special originale per circa 10 anni, infatti la potete vedere anche durante l'esibizione live a Brixton Academy. Brian la utilizza su Resurrection e al ritorno dopo l'assolo di batteria su Bohemian Rhapsody. Ha fatto anche apparizione durante il Freddie Mercury Tribute Concert, infatti durante l'esibizione di Hammer to Fall Brian rompe una corda della Red Special originale all'inizio brano e gli viene passata una Guild dell'84 con un battimeno leggermente diverso all'altezza dei controlli. Bene, veniamo ora alla produzione. Come sicuramente avrete notato è una chitarra molto rara, questo perché nel 1984 vennero prodotti poco più di 300 esemplari. Anche nella stessa produzione comunque notiamo delle differenze. Iniziamo dai pick-up. I pick-up sono di marchio Brian May di P206. Su alcune repliche c'è l'incisione dorata BHM, mentre su altre no, come in questo caso. La paletta, alcune chitarre è rossa, mogano rosso come questa, mentre su altre è di colore nero. Anche le meccaniche cambiano. Alcune repliche come questa hanno delle meccaniche Grover, mentre altre hanno le Schaller. Passiamo agli switch. Come vedete su questa replica ci sono degli switch di colore nero, mentre altre BHM1 li montano in colore bianco. È una cosa sicuramente positiva, perché ci permette di capire subito in quale configurazione siamo. La leva del tremolo in alcuni modelli è di colore argentato, mentre su questa è brunito. Ultimo ma non ultimo è l'ancoraggio dei pick-up. Alcune BHM1 hanno i pick-up fissati direttamente al body della chitarra, quindi al legno, mentre su questa replica, come anche su altre, troviamo i pick-up di marchio fissati al battipenna attraverso queste due viti. Dunque diamo un'occhiata più da vicino a questa replica, iniziando dall'unità a tremolo. È un sistema Kahler. Devo essere sincero, è molto buono, come feeling è molto simile al tremolo originale della Red Special. Me l'aspettavo invece molto più simile a un Floyd Rose, quindi un po' più duro. Invece ha un'ottima reattività, un ottimo tocco, dotato di rotelle, quindi diciamo il principio di funzionamento è molto simile anche al tremolo originale della Red Special. Le manopole sono bicolore, con la parte superiore nera e quella inferiore trasparente. Gli switch di colore nero, che purtroppo risultano un po' difficili alla vista, specialmente su palchi molto bui. Pick-up di marchio DP206, dopo li sentirete, sono molto aggressivi con un sound unico, molto particolare. Tastiere in ebano, segnatasti in madreperla. Come avrete notato ho eliminato il bloccacorde, chi mi segue su Facebook l'avrà anche letto, e l'ho eliminato perché ho scoperto che stranamente senza il bloccacorde
La stabilità dopo l'uso del tremolo, dopo i bending, è migliore e questo forse spiega anche il perché sulle repliche di Brian non era presente. Inoltre, per persone abituate come me ad accordare la chitarra direttamente dalle meccaniche, risulta un po' più semplice e più immediato. Altra cosa da far presente sulla BHM1 è che è una vera e propria solid body, quindi non rispetta il design originale della Red Special dotato di camere tonali. Se diamo infatti dei colpi sul body, sentiamo che la risposta è uniforme su tutto il corpo, anche il peso nella prova, infatti risulta un po' più pesante di una replica della Red Special dotata di camere tonali. Il profilo del manico poi è molto sottile, più sottile della replica del 93 sempre della Guild, che quella lì risulta molto più simile invece a una BMG ad esempio, quindi leggermente un po' più panciuto. Questa è molto molto fino. Prendo un attimo la Danzan che vi ricordo ha il profilo originale e vediamo se a video riuscite a cogliere le differenze. La Danzan ovviamente essendo come l'originale è un vero e proprio tronco, lascia scioccati molti chitarristi quando gliela faccio provare per la prima volta. Vediamo un po' se a video riuscite a determinare le differenze nel profilo del manico. Diciamo che la Guild del 1984 rispecchia appieno i canoni delle chitarre elettriche degli anni 80, con questi manici molto sottili, veloci, sistemi tremolo tipo Floyd Rose, quindi con bloccacorde che permettono anche effetti molto pesanti, e un suono sicuramente molto aggressivo, anche se ha la timbrica classica di una Red Special, il sound però risulta molto molto più aggressivo. Ora ve la faccio sentire. Con la configurazione è molto semplice, abbiamo il Triple Booster Fryer Super modello Marco attaccato direttamente al Vox C30 Brian May Custom. Iniziamo con la configurazione di pick-up, quella classica, quindi pick-up al ponte e pick-up centrale in fase. Volume molto basso. Il sound è molto più aggressivo rispetto a una Red Special come la Danzana, quindi come l'originale, e come dite si percepisce il fatto che la chitarra è solid body, quindi non si ha l'idea del suono avvolgente dello strumento, risulta tutto molto più secco e concentrato. Si sente che la chitarra è costruita molto bene. Proviamo adesso la configurazione maniche centrali in fase. Proviamo un po' di fuorifase, quindi passiamo dalla questa configurazione alla stessa ma fuorifase. Proviamo un po' di single coil, in questo caso facciamo il
pick up al manico. Sicuramente è meno pulita di una Red Special normale, si sente che il suono risulta leggermente più impastato dovuto alla compressione maggiore che hanno i pick up di Marzio. Brian poi ha utilizzato questa chitarra molto spesso per l'accordatura drop D, quindi per canzoni come Fat Bottom Girls oppure Love Token o Headlong, e questo tipo di configurazione di pick up unito a questa costruzione dello strumento accentua ancora di più il carattere aggressivo, il tono cupo di quel tipo di accordatura, quindi la chitarra è accordata normalmente ma col basso in re piuttosto che mi. Vi faccio sentire. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine, io spero che la recensione sulla Guild BHM1 sia stata di vostro gradimento. Se avete delle domande o un dubbio lasciate un commento qui su YouTube oppure contattatemi attraverso la pagina Brian Italia su Facebook. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube per ricevere degli aggiornamenti, e colgo l'occasione per ringraziarvi tutti quanti e vi do appuntamento al prossimo video.